Ciao ragazze, bentornate sul canale. Oggi vi volevo parlare dei bracciali che ho indossato in quest'estate. Come sapete, io non sempre indosso bracciali, diciamo il periodo estivo, perché comunque con il sudore ho timore che si possano rovinare una cosa e l'altra, quindi tendo a indossarli soprattutto la sera oppure nelle occasioni particolari. Però vi voglio far vedere quelli che in quest'estate 2023 ho indossato sempre o meno sempre o meno spesso, ecco. Quindi, prima di tutto vi faccio vedere quelli di Marlù che già conoscete, eccoli qua, questi ormai sono un evergreen per me, li indosso sempre. Io solitamente d'estate indosso spesso acciaio, come questi per esempio, e, e diciamo che abbiano delle pietre nere o bianche, trasparenti in questo caso. Anche negli anni scorsi indossavo quelli di Morellato, se non è, no, era un altro brand, che aveva la ceramica nera, era da uomo, però era sottile, non era gigantesco, e ho fatto togliere delle maglie, le indossavo 2 o 3 similari a volta. Diciamo quest'anno mi è presa la passione Marlù e quindi eccolo qui. E rimanendo in tema Marlù, ho sempre indossato, anche con altri bracciali questo però, questo bracciale qui. Ve lo voglio far vedere perché ancora non ve l'avevo fatto vedere, credo. Aspettate che giro un pochino la luce, altrimenti non lo si riesce a vedere. Aspettate che lo tolgo, È difficoltoso toglierlo perché non lo tolgo mai. Ci faccio tutto, lavarmi, mangiare, dormire. Oh, mamma mia, non si toglie. Come devo fare? Sonia! Si vede che non lo tolgo mai, Non so come si fa a togliere. Come si toglie? Ecco, forse sono riuscita, ecco qua. Ah, ah. Allora, il bracciale in questione è questo. Aspettate, sposto un po', altrimenti... Oh, mamma mia, quanto pesa. E questo qui è di Marlù anch'esso e come vedete c'è la farfallina con i cuoricini rossi e scritto amica in bianco. Avete già visto come si inserisce. Ha una frase molto 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 bella per dirti che sei la mia migliore amica. Ecco qui, col cuoricino, molto carino. E qui c'è di nuovo la frase che si ripete. Questo è stato un pensiero... anche qui sotto c'è scritto nel mio cuore, che bello. Ecco, questo non ci avevo mai fatto caso proprio perché probabilmente non togliendomelo mai, si vede anche, perdonate, non togliendomelo mai. Che c'è scritto qua pure? Ah, Marlù, certo, il brand. E non l'avevo visto, aspettate che allargo un po' così ve lo faccio vedere meglio. Ecco qua. Molto carino, molto 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 carino. E questo qui ce l'abbiamo uguale io, Sonietta e Giusy. Variano i colori, ma insomma è sempre stato sul mio polso. Sa che mi piacciono i, i rose, il color rose, quindi quando ci siamo viste mi ha regalato questa meraviglia, molto graziosa. Grazie ancora tesorino. E invece, oltre questo e oltre questo, quindi Marlù, Marlù, ok, abbiamo indossato dei Pandora e vi faccio vedere quali sono. Ho indossato, sorprendendomi anch'io, questo Pandora qui. Eccolo qui, insieme a... dov'era? L'ho messo, l'ho spostato. No, era lui. No, non era lui. Che sto dicendo? No, e non me lo ricordo. Perché avevo questo, adesso vi dico perché non sto impazzendo, anche se ci può stare. Ho indossato anche lui, quindi questo, ok. Ah, quello con le stelline, era quello, sì. Ho indossato anche questa meraviglia qui. Quindi questo e quello con le stelline erano spesso sul mio polso. Io quello con le stelline non riesco a trovarlo. È sempre un brunito. Ma dove l'ho messo?
mamma mia. Aspettate, vi ricordate il discorso di questo contenitore qui? Allora, io vi dico subito, ci ho lasciato le murrine, ok, anche per farvelo vedere, però non intendo metterci i pendenti. Non so se avete visto il video precedente a questo, dove volevo metterci dei pendenti, volevo fare, però no. Probabilmente qui ci inserirò le murrine, perché sono già divise bene così, le clip, le catenine di sicurezza e qualcosa diciamo di particolare, ecco, ma pendenti, charm vari che si indossano frequentemente no, perché è scomodo e anche se è molto chiara la visione e impatto, quindi è molto molto chiara, questo non si è chiuso manco bene perché ne so 4 dentro, e temo che poi si perdano un po' nell'insieme, perché una cosa, ecco, queste file qui, e una cosa è tutto quanto, vedete quant'è. Quindi questo preferisco utilizzarlo in questo modo qui. Quindi abolito il discorso pendenti. Il discorso pendenti rimane nella stecca, nella barretta. Adesso vediamo se qui riesco a ritrovare. Guarda un po'. Ho indossato anche lui ogni tanto, quello fatto con le graffette, bellissimo. Ho messo anche questa catenina diciamo di sicurezza messa in questo modo, poi si aggancia qui, guardate, si aggancia qui, aspetta, lo faccio vedere agganciato sempre che riesco. È un po' complicato agganciarlo da solo questo, ve lo dico subito, però ecco qua. Questo è il braccialetto, come viene indossato, e ha questo è un pendentino di Pandora, fatto a solitario, molto molto grazioso, e viene così, molto carino al polso, inusuale, e è stato molto apprezzato, devo dire la verità, è stato molto 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 apprezzato. Ovviamente quando indossavo questo mettevo una catenina di quelle semplici da 39, se non sbaglio, 39 euro, e ci mettevo il pendentino così, l'attaccavo qui o qui, dipende insomma, e ci mettevo il pendentino a graffetta. Simpatico, una cosa divertente, estiva, giocosa, ecco, mettiamola così, giocosa. Poi tornando a noi invece vi volevo far vedere dov'è. Questo è un altro che ho indossato, vabbè questo lo indosso sempre, lo sapete, in estate. Questo l'ho indossato, dov'è? Questo qua sotto ho indossato. No, questo l'avrei voluto indossare, ma alla fine non sono mai riuscita a indossarlo, sapete? Questo l'ho indossato. Non trovo quello che gli ho fatto fare. Non so se vi ricordate, è quello brunito che ha le 3 stelline pendenti, quelle sempre brunite con i diamanti, i distanziatori, quelli con i diamanti. Ma io pensavo che era questo, ecco perché ero andata sul sicuro, ma dove l'ho messo? Oh mamma mia, non lo trovo. Eccolo, eccolo, così tiro fuori tutto, almeno vi faccio vedere. Ho indossato anche loro. Questo era quello che spesso mi portavo in giro, come vedete tutto dentro una bustina unica. Lasciamo stare, no comment. Eccolo qui, questo qui. Allora, questo lo indossavo con lui spesso insieme, è una cosa incredibile, sono bellissimi, guardate, insieme fanno una figura, ragazze, cioè stratosferica, è meraviglioso insieme, questi due, non dico altro, sono bellissimi. Poi per carità, uno ci può aggiungere, questo qua per esempio ogni tanto ce l'aggiungevo, perché comunque riprende dei colori, vedete? Li riprende molto, poi a seconda di come uno è vestito, no? Però sinceramente era un optional, nel senso quando volevo un po' più osare, allora sì, altrimenti anche no. Poi ho indossato questo, vabbè questo lo indosso sempre, lo sapete oramai, primavera, estate, c'è sempre lui.
Ho provato a cambiarlo in 1000 modi, ma sempre lui c'è. Poi invece sul braccio questo qui con Marlù, ho voluto usare con il nero, cosa che io solitamente cioè, lo vedo più invernale questo Pandora, però devo dire che ha fatto la sua bella figura, perché insomma anche le mie colleghe si sono complimentate per lui, no, non per me, per lui. È bellissimo, e lo so, io mi volevo dare un tono, ma no, è come se non avessi contribuito alla realizzazione di questa meraviglia. E ce n'è una in particolare che è molto appassionata, anche lei di Pandora, ha notato questi qui che conosceva, ma perché lei li acquistava molto, adesso non li acquista più tanto, però prima li acquistava moltissimo, e conosceva quindi gli old. È stata subito catturata da questo bracciale che, dobbiamo dire, ha ragione, ha ragione. Invece uno che ho messo, che però non ha destato molto stupore, è stato questo. Invece a me piace moltissimo, però vabbè. Questo qui, diciamo che rispetto agli altri forse l'hanno visto più semplice, più scarno, non saprei. Fatto sta che questo qui lo mettevo praticamente quotidianamente, ma non riceveva nessun tipo di plauso. Vabbè, va bene anche così, insomma, ci sta, eh. Poi, poi, invece, uno che è piaciuto moltissimo è stato lui. Bello, divertente, solare. Eh, Questo piaceva più che altro ho notato alle ragazzine. Sì, alle ragazzine piccoline piccoline, tipo 15-16 anni, così, no? Che magari sono forse probabilmente le prese con i primi Pandora. Questo l'ho cambiato, non era così prima, gli ho dato un attimo un'altra forma, infatti deve essere anche rifinito secondo me. E questa primavera l'avevo indossato, lo mettevo ogni tanto con lui, ogni tanto da solo, molto carino, però sembra un pochino più, siccome questo va completato, sembra un po' finto, e quindi niente, questo è rimasto un po' così. Poi che abbiamo? Ecco, questo pure sta primavera. S'estate, insomma, sta primavera tantissimo, tantissimo questo è andato, tantissimo. Ecco qua. Questo proprio alla grande. Poi questa primavera mi sono praticamente concessa dei capi d'abbigliamento sul verde. Un paio di cosine, niente di che, una blusa verde acido, molto bella, e una canottierina pure, insomma, molto graziosa, sempre sul verde, e ci mettevo sempre lui. E devo dire, questo sì, questo ha destato molto interesse. È bello, questa è Raspini, ve la ricordate, la rondine di Raspini, e semplice ma d'effetto, molto molto bello, questo mi piace tantissimo. Però, ragazze, dai, sappiamo che il punto forte, e non ditemi che non è così, da che primavera a primavera è sempre stato lui. Eh sì, lui primavera, estate, niente, non c'è stato mai niente da fare, è rimasto invariato, volevo modificarlo con 1000 altre cose, ho in mente, ho trovato dei pendenti carini, niente, è rimasto così, fa la sua bella figura così, e che vi devo dire? Delizioso. Di questo ho la collana, o meglio, adesso la collana l'ho tolta, ho lasciato il pendente perché la collana era troppo lunga, non mi piaceva, invece la metto sempre con quella da 45 che mi piace di più. Il pendente multicolor a cuore, quello grande, un po' per sbiego, e ci stava benissimo, ma proprio bene, 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 bello. Ogni tanto l'ho abbinato anche con lui, ma devo dire la verità, così piaceva di più, perché è semplice, ma di grande effetto. A me è piaciuto tanto. Poi sì, abbiamo avuto questo, quindi quello no, quello non l'ho messo mai, mi sa. Boh. Questo sì, questo l'ho messo. Questo però l'ho messo insieme all'altro, non da solo. Oddio, non so dov'è l'altro mo.
eccolo qua, forse è lui. Sì, anche con lui l'avevo messo, però non è lui. Eccolo. Oh mamma mia, santissima. Allora, arriva, eccoli. Allora, questi qui insieme, che dobbiamo fare? Insieme sì, ci mancherebbe pure che non lo mettessi. Guardate cos'è? È luce pura, guardate, ecco. Quest'estate, malgrado io non sia mai andata al mare, e me ne vergogno perché avrei potuto in qualche modo farci un salto ogni tanto, e invece mai, neanche una volta, neanche a Zomarin. Che vergogna, che vergogna, che vergogna. Però purtroppo impegni, e quindi poi ce l'ho vicinissimo sia al mare che Zomarin, una vergogna. Vabbè. Fatto sta che volevo dare un po' di calore e di luce alla pelle e indossavo loro che sinceramente ce n'hanno parecchio. Quanto belli, quanto belli. Ogni tanto inserivo anche questo, però devo essere sincera, sporadicamente, giusto quando non c'avevo niente da fare, ci buttavo dentro lui, magari facevo così per avere un contrasto, vedete? Quest'altro no, però un contrasto senza essere troppo pesante, insomma. A volte questo l'ho usato anche da solo, però il problema di questo è che io, non avendoci inserito mai le clip a fermare, non capisco perché, visto che ce le ho anche da poter inserire, e non avendo mai inserito le clip, giocava troppo sul polso, mi dava noia, alla fine via. E niente, questo è quanto. Quindi ecco qui tutti i bracciali che ho indossato in quest'estate, primavera anche, insomma, ma più che altro l'estate. Sono tanti, ma sono sempre loro. Non so perché mi ripeto continuamente con questi bracciali. No, li sto cercando di accomunare un po' tutti, ma sono troppi. Aiuto. Ovviamente i preferiti in assoluto sono stati lui, non lo so, lui, molto più invernale, però è stato uno dei più quotati. Questo, vabbè, questo è quello classico che uso sempre, e anche questo è stato, ci è piaciuto molto, e poi l'abbinamento loro due. Bene, io penso di aver fatto vedere tutto. È un gran casino, qui non si capisce nulla, però c'è anche lui, sì, poverino, si è tutto abbandonato. E niente, vi do a questo punto appuntamento al prossimo video. Non so se lo farò sempre su Pandora, che volevo creare un altro bracciale con quei pendenti che mi erano rimasti, vediamo un attimino. Poi volevo fare un'altra cosa, adesso vi chiedo anche a voi un consiglio. Avrei piacere di fare dei video dove vi mostro soltanto 4-5 charm, pendenti o quel che sia a volta, e non di più. Quindi focalizzarmi su quei pendenti lì, fare un video su quei pendenti lì, magari anche di più di 4-5. Io adesso ho detto un numero approssimativo, ma insomma, perché spesso noto, e di questo un po' me ne dispiaccio, spesso noto molte persone che dicono: ah, mi è passata la passione per Pandora, non mi piace più, e di qua e di là. Io lì rimango un attimino un po' così, dico forse posso far qualcosa, forse non piace più o è passata la passione, perché magari non si riesce a stare appresso a tutte le collezioni che Pandora fa, perché obiettivamente, parliamoci chiaro, ne fa tantissime, delle più svariate, ma sempre tutte uguali, sempre tutte fiori, cuori. È raro che ci mette qualcosa di differente. Quando lo fa in maniera un po' troppo spocchiosa, che sinceramente lascia il tempo che trova. E invece mi piacerebbe fare un attimino un po' un recap, una storia anche dei charm che possiedo io. Ovviamente non posso far diversamente, non ce li ho magari tutti, però per far capire che Pandora è prima di tutto un componibile.
nel momento che noi acquistiamo un bracciale, che può essere anche questo qui, o anche un Cartier, un Love di Cartier, eccetera, eccetera, che qui ci si arriva tranquillamente. ehm, Nel momento in cui si acquista un bracciale, lo si acquista per abbellire il polso, per poter sfruttare magari in delle serate, no? Per arricchire un po', un punto luce, qualcosa che ci illumini. E invece la politica di Pandora, come quella di Trollbitz, come quella di altri brand poi successivi anche, ehm, è andata mano a mano a completarsi, da che è nato come appunto un gioiello già composto, perché lo sappiamo che sia Pandora che Trollbitz inizialmente erano gioielli già composti, a questa idea del componibile, che permette di creare il gioiello da piccoli pezzi, chiamiamoli pezzi, in questo caso sono charm, murrine, elementi, eh, per poterlo fare come il nostro occhio gradisce. Per esempio, io con questo bracciale che è brunito ho fatto questo tipo di composizione, con lo stesso bracciale brunito ne ho fatta un'altra, con lo stesso bracciale brunito ne ho fatta un'altra ancora. E sono anche questa, bracciale brunito, un'altra ancora. Sono tutte composizioni differenti partendo dalla stessa base, semplicemente variando a nostro gusto con degli elementi che ci si sono presentati nei vari anni, nelle varie collezioni. Quindi secondo me bisognerebbe semplicemente ritornare un po' alle origini, a far capire il perché Pandora o Trollbitz o altri brand che fanno componibili hanno puntato su questo genere, e perché continuano a fare collezioni su collezioni su collezioni, e perché non piace più come prima. È la moda che è passata? Io non credo che chi ha avuto la passione per Pandora eh, sia stato soltanto per moda. Io penso che avere un Pandora, anche un semplice braccialetto, per esempio, sudato negli anni, perché è così, perché a volte è così, abbia apprezzato il fatto di poter acquistare, quindi comporre e quindi mh, pregiarsi di qualcosa di particolare, di unico, perché è vero che questo è uguale a questo, è uguale a questo, cioè sono tutti uguali nei negozi, sono tutti uguali, ma poi nella composizione sono tutti elementi unici. E quindi secondo me si dovrebbe un po' tornare all'origine, riassaporare qual era l'intento appunto del componibile e farlo nostro. Solo a quel punto si può veramente godere di quello che si ha, perché altrimenti il Pandora che uno ha lì così, che non apprezza più, è buttato nel cassetto, no? Oppure venduto, anzi svenduto, perché uno pur di toglierselo lo svende, no? Quando invece basterebbe semplicemente cambiare alcuni elementi per poter ritrovare un po' il piacere di questi componibili. Ecco, questa è una parentesi che io volevo fare, mi dispiace averla fatta a fine video perché probabilmente non so quanta attenzione ci sia stata poi, ma comunque io lo spero, magari lo ripeterò poi nei video successivi in maniera molto più sintetica, e, e voglio sicuramente cercare di riavvicinarmi anch'io nel mondo dei componibili, riapprezzando un po'. Io è un pochino che non compro Pandora, non tantissimo, non tantissimo, però ho notato che così facendo sto riapprezzando quello che ho. E quindi, anche se questi sono belli così, magari è difficile che li smonti di nuovo, magari li posso cambiare qualcosina, eccetera, però con tutti quegli altri che ho, e vi assicuro che sono tantissimi, creare come se fosse all'inizio una nuova emozione, senza dover per forza andare in negozio, perché poi è quello il problema, che se non hai l'ultimo pezzo di collezione sembra che non hai, che al polso hai nulla, e invece non è così, cioè, anzi. Quindi la passione di Pandora, come la valutiamo?
La valutiamo come avere l'ultimo pezzo, ok? Oppure la valutiamo come qualcosa che ha comunque cambiato la moda, no? In questo secolo, perché comunque sì è così. Da che il bracciale o comunque l'oggetto era fatto, creato e indossato, a che l'utente, quindi noi, riusciamo a crearlo, riusciamo a modificarlo di volta in volta, ad abbellirlo, a renderlo unico. Ecco, questo è il messaggio che secondo me il bracciale componibile, quindi i brand che hanno dato vita a questi bracciali componibili, hanno voluto evidenziare. Quindi la passione è più per il componibile alla fin fine che per il brand stesso, perché altrimenti se uno perde la passione per Pandora dovrebbe, visto quello che rappresenta, dovrebbe perderlo anche per Trollbits, altri brand, cioè nel senso non dovrebbe più piacergli il componibile, che ci sta tutto. Però, insomma, secondo me qui c'è veramente un discorso a monte da fare e apprezzare quello che già si possiede e trasformarlo a seconda delle nostre necessità. Quindi se magari questo bracciale, per dire, a un certo punto non mi piacciono più questi, faccio un'ipotesi, non mi piacciono più questi charm, però mi piace il bracciale, però mi piacciono le clip, benissimo, allora tolgo questi charm perché non mi piacciono, ci può stare, lo ricreo, lo ritrasformo, ho l'opportunità, certo le collezioni da adesso magari, però con qualcosina magari old che si può trovare, anche attraverso delle vendite secondarie di usato, ovviamente sempre molto, facciamo sempre molta attenzione, e si può fare, si può creare veramente qualcosa di unico, qualcosa di cui noi possiamo rallegrarci, alla faccia di chi mette sempre, ecco, il Cartier Love. Bellissimo oggetto, carino, tutto quanto, ma di una scomodità unica. Io non so quanti di voi l'hanno indossato, ma devo dire, ragazze, che, cioè, mai nella vita, neanche se dovessi far 6, perché è di una scomodità unica. A parte che ogni tanto la vite si svita e ti si stacca. Apri parentesi, chiudi parentesi, però voglio dire, mh, l'oggetto ti deve piacere come ti sta. Quindi a un certo punto vediamo un attimino quello che abbiamo in casa senza dover sta spendere, sempre spendere e magari ecco arricchire con qualcosa, ce lo facciamo regalare, troviamo qualcosa che ci può piacere, ce lo regaliamo noi, non so, qualcosa si può fare, ma non che si perde la passione, ma non esiste, ma che vuol dire la passione? Cioè, il componibile o ti piace o non ti piace, c'è poco da fare. Eh, può non piacerti più, benissimo, sono d'accordo. Uno giustamente cambia, ma no che non ti piace più il brand, non ti piace più l'idea del componibile, perché il brand poi alla fine, eh, diciamo, si è evoluto perché ha abbracciato l'idea del componibile. Questo è il senso. Va bene, ragazze, io spero di non avervi fatto sanguinare le orecchie. Oddio, questi video lunghissimi, aiuto. E, tornerò con altri video, sperando anche Pandora, perché Trollbits ne avevo fatti diversi. C'è qualcosa anche di Raspini che vi devo fare ancora vedere. Vediamo qui che c'ho. Qui c'ho un'altra cosina. Sì, vabbè, anche qualcosina di Trollbits in effetti. E vi do appuntamento quindi al prossimo video. Il rosa proprio niente io, Questo lo dovrei mettere con il bracciale di Sognetta. Secondo me ci sta benissimo. Ciao Sognetta mia! Un bacione grande. A presto ragazze.